A partire dal dopoguerra, mentre la censura cinematografica italiana si fa sempre più intransigente, i produttori italiani, per riuscire a distribuire i loro film anche all'estero, dove la censura era molto più permissiva, decidono di confezionare le cosiddette versioni francesi, che consistono nell'inserire all'interno della pellicola delle particolari sequenze osè. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Io sono Mattia, sono uno storico del cinema e ti do il benvenuto su questo canale. Qui parliamo di storia del cinema italiano a 360 gradi. Se ti fa piacere, iscriviti al canale. Ma come si giravano queste versioni francesi? È molto semplice. Durante le riprese del film, in alcuni particolari giorni, a set chiuso, venivano girate da aiuto registi molte volte, perché il regista ufficiale del film molte volte si rifiutavano, delle scene appunto di nudo che coinvolgevano delle comparse o delle generiche compiacenti e lautamente pagate. Non è un mistero che tra queste generiche ci fosse anche la giovanissima Sofia Scicolone, che appariva senza veli nella versione francese del film Lebbra Bianca del 1951 di Enzo Trapani, e come testimoniano delle famosissime foto di scena anche nella commedia era lui Sissi. Del resto, solo qualche anno più tardi, sempre la Loren farà sfoggio della sua prorompente sensualità in Due notti con Cleopatra. Una volta girate le sequenze osè venivano messe da parte ed escluse dal montaggio finale del film, che veniva poi approvato dalla commissione censoria, e così come era stato approvato travalica la frontiera, la dogana, se non che al distributore estero veniva dato un mazzetto di pellicole con le suddette scene osè, che poi venivano reinserite all'interno della pellicola quando si procedeva alla riedizione estera del film. Ma vediamo alcuni esempi interessanti di questa pratica. Uno dei primi casi è evidente nella versione francese del film d'avventura Aquila Nera del 1946 di Riccardo Freda, dove c'è un'importante sequenza con bellezze al bagno con tanto di nudo integrale. Oppure nella coproduzione italo-francese diretta da René Clair, Le belle della notte, con la bellissima Gina Lollobrigida che mostra il suo lato B, scena invisibile nella versione nazionale. Le cronache poi parlano di scene di nudo in impensabili commedie come I due orfanelli con Totò del 1947, in cui appariva una giovanissima Isa Barzizza per pochi secondi a seno nudo. Oppure in È arrivato l'accordatore del 1950, in cui Tino Scotti ammirava una bella ragazza sotto la doccia. Ma è sicuramente il cinema in costume che in fatto di nudi osa di più, come nel caso dell'anomalo La nave delle donne maledette di Raffaello Matarazzo, provvisto nella versione francese di numerosi topless femminili, oppure Le avventure di Giacomo Casanova, che nel nostro paese ebbe diversi guai con la censura, prevedeva nella versione d'Oltralp diverse nudità, come quella che immortala diverse ragazze discinte in una specie di harem. Per comprovare quanto detto vi propongo il confronto della stessa sequenza così come è stata immortalata per il mercato italiano e per il mercato estero, del film La Torre del Piacere del 1954 di Abel Gance con la sensuale Silvana Pampanini, che tra l'altro in una sequenza appare completamente nuda. Alla vostra destra vedete la versione italiana del film, a sinistra invece quella destinata al mercato estero. La prima cosa che si nota è la generosa scollatura della versione francese, più casta naturalmente quella destinata al pubblico italiano. Quando la protagonista si siede davanti allo specchio si noti il diverso tipo di piano utilizzato, molto più ristretto nella versione italiana, molto più armonioso in quella francese. Per non parlare dello scandaloso film Lucrezia Borgia, anche qui una costosa coproduzione italo-francese del 1953, dove nella versione nazionale si cerca di tenere a bada
l'erotismo esplosivo di Martin Carroll. Come si vede, la scena nella vasca da bagno non è presente nella versione italiana ed è sostituita dalla scena dall'uscita della vasca stessa. Il seno nudo poi velato nella versione italiana appare soltanto fugacemente. E gli esempi potrebbero continuare. Tale pratica durerà anche per tutti gli anni 60 finché la maglia della censura italiana si farà molto più larga nel corso degli anni 70.